Prova, 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 prova. Prova, 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 prova. Dovremmo esserci, sì, partiamo. Eccoci. Dai, 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 che ci siamo. Eccolo Mendos, il primo che arriva. In realtà il primo è stato Rodolfo, ad arrivare. Però il primo a scrivere è stato il fratello Mendos. Ciao, ciao, benvenuti. Ciao Marino. Ciao a tutti, ciao Nicolò. Ciao, ciao, benvenuti, benvenuti a tutti. Ciao Adele. Ciao, ciao. C'è anche Dani, ciao Dani. Più giù? Vado più giù? Così è meglio? Ciao, ciao, benvenuti. Ciao Miki. Ciao, ciao, ciao anche Samu. C'è anche la Ari. Ciao Ari. Yes. Adesso vi racconto tutto di Carlo Ancelotti, ragazzi. Ciao, c'è anche Luciana. Ciao Luciana, ciao Vincenzo. Ciao Ale. Ciao Dani. Ciao a tutti, ciao, benvenuti. Ciao Fra. Ciao Amarildo. Ciao Michele. Ciao Peppone. Ciao Lore. Ciao, benvenuti a tutti. Ciao, ciao. Ciao Luciano. Fonte di cosa? Del video? Il video sono io. Sono in diretta. Sono le ore 17:02 del 17 aprile, ragazzi. Non è una registrazione. C'è anche fratello Dava. Ciao Dava. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Gio. Ciao Luca. Gio, visto che mi hai iscritto, dopo vado a vedere cosa mi hai scritto. Ciao Tati. Buon pomeriggio. Dai, dai, c'è anche Rosa, ciao Rosa, ciao, ciao, forza Milan sempre. Ciao, ciao, ciao Geronimo. Ciao Anna Maria, ciao, benvenuti a tutti, ciao Oscar, ciao a tutti, ciao, ciao Luca. Ciao, ciao, ciao Domenico. Ciao Antonio, Enson, Edoardo, ciao Francesco, Giuseppe, Michele, Diego, insomma, ciao a tutti ragazzi, ciao, ciao. Bene, raga. Bene, oddio. Bene, bene un parolone. Dopo che i prescritti pignorati hanno passato il turno, dire bene non è che dico proprio bene, però insomma. Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti come sempre. Mi sono dimenticato di mettere la scena iniziale, avete ragione ragazzi. E vabbè, ma sapete che il vostro amico Lollo sono fatto così, raga. Mi dimentico sempre tutto. La scena iniziale non l'hai messa, sì, vabbè, fa niente ragazzi, fa niente. Facciamo finta che la scena iniziale non... Però se volete cambio subito cam, ecco, così almeno abbiamo una novità, così, un cambio scena. Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti come sempre. Sentiamo il fratello Dava cosa dice. Ma Acerbi che va a far la morale a Fate, l'amore con il sapore male. Che piccolezza. L'ho visto anch'io. Adesso poi parliamo. Oggi avremo modo di parlare, ragazzi, anche dei prescritti pignorati, ma non tanto per una questione di loro sono belli e bravi e invece noi facciamo cagare. Cerchiamo di capire perché loro sono arrivati a fare quello che hanno fatto ieri e invece noi siamo qua come dei ciula ogni volta a parlare di quello che potrebbe essere il nostro Milan. Ciao Antonio, ciao Tommaso, c'è anche Pietro. Bella Pietro, partiamo subito con Pietro, ragazzi, perché è già arrivato Pietro, quindi arriva il momento di Pietro e non possiamo non farlo. Anche oggi, che è la live dopo la live storica di ieri, dopo magari vi ringrazio perché ieri abbiamo scritto la storia dei miei canali social, dei miei canali YouTube e Twitch e anche un po' TikTok. Gioca con noi Pietro Bembo, che dice: ciao Lollo, oggi ti sto guardando mentre mangio una crepe con Nutella e Nutella bianca, minchia 2, e zucchero a velo accompagnato da un bicchiere di latte con la schiumotta. Ragazzi, fate un applauso a Pietro Bembo, fate un applauso a Pietro. Facciamo un applauso a Pietro, ragazzi, facciamo un applauso a Pietro. Oggi Pietro, ho notato che nella crepe di oggi hai messo la Nutella e la Nutella bianca e per non farti mancare niente hai deciso di metterci anche lo zucchero a velo. Bravo. Grazie Teo, bella, grazie di cuore, grazie di cuore. Finalmente ti posso seguire, dice Rosa, grande sorella. Andiamo già in Hype Train, ragazzi. Come bello, è impressionante. L'altra volta c'erano meno vagoni, ma stavolta è proprio bello.
Dovrebbero farlo passare più spesso. Eh no, dopo ci si abitua e non ci si diverte più. È sempre bello il sì, treno. Con Pietro bello. in quinta marcia. Manco 6 minuti e già è passato Pietro Bembo. Esatto ragazzi, ciao ciao, grazie di cuore, grazie di cuore. Intanto è arrivato anche il fratello Misa che dice: entrare in chat con Pietro Bembo è il top del sogno alle volte. Non so se odiarlo perché lo invidio o amarlo perché lo stimo troppo. No, lo amiamo ragazzi, il nostro Pietro Bembo lo amiamo. Lui fa le merende che tutti noi vorremmo fare nella nostra vita, ma purtroppo non possiamo permetterci. Hanno esonerato Carletto, sì, adesso vi racconto tutto. Sentiamo cosa dice Dava. Teo Hernandez. E siamo entrati in Hype Train. Ragazzi, tra l'altro, scusate, fatemi dire due parole in apertura della live di ieri. Ragazzi, ieri abbiamo scritto la storia. Ieri abbiamo scritto la storia con il record storico di sub al canale. Infatti in questo momento, come vedete, siamo a 304 subbati al canale. E niente, volevo ringraziarvi ragazzi, volevo veramente ringraziarvi perché tra l'altro poi mi sono arrivate tutte le notifiche da parte di Twitch che ho scritto: Lollo, hai superato l'Hype Train di livello 6, Lollo hai superato il 7, Lollo hai superato l'8. Quindi ieri ragazzi abbiamo scritto veramente la storia del mio canale, dice anche YouTube, perché ieri anche YouTube è andato alla grande, ma soprattutto Twitch ragazzi. La nostra community giorno dopo giorno sta diventando sempre più grande e ovviamente non posso che ringraziarvi ragazzi, ringraziarvi. Adesso parliamo di Carlo Ancelotti. Ma sì. le firme dov'è? È da te? No, ma le firme è di là nella camera del mio bambino. Ho messo SpongeBob oggi, ragazzi, anche ieri a dir la verità. Ho messo SpongeBob così per cambiare un pochino. Ciao, benvenuti, benvenuti. Adesso, Marti, con calma parliamo di tutto, ragazzi. Vi vedo agitati, dovete stare nel chill. La prerogativa delle nostre live è che dobbiamo stare nel chill, ragazzi. Ciao per piacere. Lollo. Qualche Bella Seba. piccola possibilità di un ritorno Carletto c'è? Adesso ne parliamo, ragazzi. Vi leggo la notizia dell'esonero di Carlo Ancelotti e proviamo a parlarne anche in ottica AC Milan. Vediamo. Ciao Ivan, ciao a tutti, benvenuti. Ciao, benvenuti. Anche Jacopo è arrivato. Ciao, oggi pienone, raga, oggi ci siete tutti, eh. Diamo il benvenuto anche a Jacopo. Penso che Misa in questo momento si starà facendo quella cosa a due mani, visto che si dice che con te potrebbe arrivare il suo amato Azzugina Faccina che ride. Allora, ciao Tony, ciao, non so perché, ma ultimamente i colori nero-azzurri mi creano la colite, ma ragazzi è una vita che in realtà creano la colite. Ragazzi, abbiamo il primo sabbato della live di oggi che è... Complimenti, siete così bravi che mi viene voglia di Drew imitarvi a Fox, bunga bunga. grande fratello, grazie di cuore, benvenuto in famiglia. Allora, abbiamo anche da Rossonero, abbiamo anche Rossonero 862, grazie di cuore, benvenuto in famiglia. Allora ragazzi, obiettivi di oggi, poi iniziamo a parlare di tutto. Lollo, perché non hai ancora parlato di Ancelotti? Raga, con calma, raga, cioè bisogna stare calmi nella vita. La prerogativa di ovviamente inizia la live e cosa succede? Mi chiamano i call center, risponderò, oh cazzo che rispondo ragazzi, tac, via, come tutti i giorni, andiamo qua, numero di telefono, blocca contatto, via, bloccato anche questo. Oggi credo di averne bloccati tipo 5 o 6 ragazzi, li odio, ragazzi, sta attenzione perché sto per dire una cosa forte, quasi odio di più i call center che mi chiamano rispetto all'Inter. È una cosa forte, raga, questa è una cosa veramente forte, ragazzi. Ciao, benvenuti. Misa? Per arrivare a fare certe cose il blu deve arrivarmi a Holland. Ah, ok, beh, minchia, Holland però è irraggiungibile, credo che si pigli tipo 20 milioni o 30 milioni netti a stagione, sarà un po' difficile. Grande padre, ciao fratello, ciao, no, non è che non ti ho salutato, è che mi stavo menando via con tutte le mie cose. Ciao Silvia, ciao. Grazie moderatori, raga, non vi ho ancora salutato, grazie Come moderatori dice della Azzugina, community. Alma faccina che ride a crepapelle. No, Ciughina dice... calma, dovete stare calmi. Infatti la cheat, quando io faccio la cheat che dico dovete stare calmi, ovviamente è riferito ad Acciughina. Sentiamo cosa dice Dava e poi ragazzi iniziamo a parlare di tutto. Ciao Roby, ciao Simo, ciao a tutti, benvenuti. Ma quanto è inventato invisibile il cellulare? Troppo spam. No, ma ragazzi, cellulare. Allora io vi dico una cosa, ragazzi. Io da quando è iniziata sta piaga, perché è una piaga, ragazzi, la piaga delle chiamate dei call center, io non rispondo più alle chiamate se non ho il numero registrato. Oramai, ragazzi, ho preso sta decisione, non me ne frega un cazzo, se qualcuno ha bisogno di lavoro mi chiama. Lollo rispondi, Ale! ero io non il call center.
Ciao Ale, grazie di cuore, grazie di cuore. Tra l'altro ragazzi ricordo a tutti che Ale è il top donatore storico del canale YouTube, ragazzi. Pensa che tra i 1000 lavori de merda che ho fatto nella vita c'è anche il call center. Ma infatti Seba, ti dico una cosa, scusate ragazzi, poi parliamo delle nostre cose, non c'entra un cazzo, però scusate, quando io mi incazzo con i call center, io non mi incazzo mica con le persone che chiamano i call center. Cioè quando ti chiama il poverino che è lì a fare il suo lavoro, che tra l'altro si piglia 3 euro all'ora per fare quel lavoro, non dovete mai arrabbiarvi con chi è lì, perché poverino, voi pensate che chi è lì a fare il call center non lo sa che ti sta rompendo i coglioni, ma il problema non è chi ti chiama, infatti non bisogna mai arrabbiarsi con loro che sono dei lavoratori che fanno il loro lavoro, bisogna arrabbiarsi con chi permette ai call center di farti 7 chiamate al giorno, ragazzi. Lollo, ma tu pensi veramente che il passaggio di ieri dei cartonati sia stato una cosa negativa? Io penso di no. Allora Davide, adesso arriviamo poi a parlare anche dei prescritti pignorati. Partiamo ovviamente, in quanti siete ragazzi? 490, va bene dai. Partiamo con la notizia ragazzi. Io personalmente mi limito a rispondere ai numeri sconosciuti che provengono dal distretto in cui mi trovo io. No, Jacopo, io non rispondo più a nessuno. Io col mio numero di telefono io non rispondo più a nessuno ragazzi. Cioè se il numero non ce l'ho in rubrica, quindi non è una persona che conosco, non rispondo più. Tanto se è qualcuno di lavoro mi manda una mail. Oramai mi mandano tutti una mail o al massimo mi scrivono su WhatsApp. Allora ragazzi, iniziamo a parlare della notizia che ha trovato praticamente conferma. Allora, quando è uscita la notizia, ovviamente mi riferisco a Carlo Ancelotti. Quando ho letto la notizia, la prima cosa che ho pensato, ho detto, sarà vero? Sarà una cagata? Bisogna stare calmi? Sicuramente. Però, nell'andare avanti degli ultimi minuti, perché è una notizia proprio dell'ultimo, difatti chiedo in fase di colloquio di contattarmi tramite WhatsApp. Esatto, Dava. Esatto, anch'io. Quindi, quando è uscita la notizia, la prima cosa che ho pensato, ho detto, ma mi sembra un po' una cagata, vediamo se questa cosa è vera oppure no. In realtà poi è arrivata anche la conferma da parte di Sky. Ora, prendetela ovviamente come volete, se è vero oppure no, fate le vostre valutazioni, non mi metto in mezzo, ovviamente sempre massimo rispetto per tutti, però, insomma, la notizia, ragazzi, pare vera perché è confermata da tutti. Fabrizio Romano, vedevo qualcuno che lo scriveva, non ha detto nulla, quindi non ha né confermato né smentito la notizia. Fai bene a non rispondere, anche io non rispondo se non ho il numero in rubrica. Esatto, Fra. Esatto. Allora, parliamo della notizia, ragazzi, e poi ne parliamo in ottica Milan, ovviamente. La notizia è questa. Come riportato da Sky pochi minuti fa, Carlo Ancelotti è stato esonerato dal Real Madrid, ma lascerà l'incarico solo dopo la finale di Coppa del Re contro il Barcellona, ovviamente. In programma il 26 aprile. Ancelotti potrebbe diventare eventualmente uno degli scenari possibili per il futuro di Carlo, è quello di diventare il nuovo CT del Brasile, ma ovviamente questa è tutta una supposizione da parte di Sky. Quindi ragazzi, confermato. Ciao Andrea, ciao a tutti, benvenuti. Ciao Lorenzo Lollo, se è vero mi dispiace per Carletto, ma guarda, ti dico una cosa, in realtà a me per Carlo dispiace e ovviamente ecco, vedo che lo stanno scrivendo tutti. Ok, avete già capito dove voglio andare a parare. Ragazzi, Carlo Ancelotti, ritorno alla C Milan. Allora, da una parte vi faccio il discorso che ho fatto l'altra volta in un video su YouTube. Tra l'altro chi di voi... Ah, scusate ragazzi, tutti quelli che mi stanno guardando da altre piattaforme, venite su Twitch. Ragazzi, venite su Twitch e fate esclamativo Prime. Dai ragazzi, venite su Twitch. Sì, adesso vi racconto tutto. Venite su Twitch, sono in diretta, la piattaforma viola, twitch.tv/Lorenzo Lollo Official. Tra l'altro, ragazzi, c'è un cazzo. Ieri vi ricordate che quando abbiamo iniziato la live mi è uscita subito la roba su TikTok e mi ha rotto i coglioni. Sapete perché? Perché mi ha detto che ho utilizzato un linguaggio non consono. Ma che cosa ho detto, ragazzi? Cosa ho detto? Parlavo in tedesco ieri, quando abbiamo iniziato la live. Ma tu perché ti trovi nel distretto di Milano, che come prefisso ha 02 e pullula di call center. Dunque ok. ci sta. Invece dove mi trovo io non ho problemi, visto che pare che non ci siano call center nella mia zona. Però mi do comunque una toccata lì sotto, c'è non si sa mai faccina che ride a crepapè. Ok. Allora ragazzi, facciamo così. In quanti siete adesso? 580. Bene ragazzi, direi che non siamo ancora tutti, però iniziamo a farlo. Ragazzi, al mio 3 o sì o no il ritorno di Carlo Ancelotti come allenatore del Milan. Poi vi dico come la penso, ma siccome non mi piace influenzarvi, perché non sono un influencer, grazie a Dio, ma ho semplicemente un canale YouTube. Grande Salvo! Salvo Nico, grazie di cuore fratello, benvenuto in famiglia. 3290. Che cazzo è ragazzi? Siamo scesi di follower, raga, ne mancano 2 per arrivare a 3300. Caro TikTok, mi sa che dobbiamo rimediare. Sì, fate i bravi ragazzi, non fate TTS con le parolacce ragazzi. Allora,
al mio 3, scusate, siete già partiti. Al mio 3, 1, 2, 3, ritorno di Carlo Ancelotti, sì o no? Via, vediamo la community che cosa dice. Allora, Pietro dice di no, Gianni dice no perché ha bollito. Ciao Gianni, non ti avevo ancora salutato. Tempo Seba? fa facevamo il discorso che al Milan non serve un sergente ma un allenatore papà. Carletto sarebbe l'ideale, porterebbe un'aura vincente. È una leggenda. Allora, Elvis no, Mattia sì, Black sì, Fanny dice no, che in realtà non è Fanny, no, Ancelotti no, io lo amo, ma no, sì, no, sì, no, no, con questa società, Giulia, infatti il problema, adesso ti spiego giustamente, hai centrato l'obiettivo, adesso faccio tutto il mio discorso. Sì e no dipende, dice Oliver, no con questa dirigenza, e praticamente concordiamo tutti. Con questa società no, al Milan manca una base per Carlo, sì, concordo. Lin dice scusa la domanda da ignorante, ma è controproducente tenere Ancelotti fino alla finale di Coppa del Re, far uscire la notizia dell'esonero oggi? Sì, ma Real Madrid, raga, Real Madrid non gliene frega un cazzo. Cioè Real Madrid puoi aver vinto anche 10 Champions League, ragazzi. Dico di no, ma non perché lo ritengo bollito, ma semplicemente per il fatto che la minestra riscaldata al Milan non fa mai bene. Allora, quello sicuramente. Intanto, ragazzi, aspettate che, vabbè, raga, se c'è qualche moderatore nelle chat, fate voi sondaggi, che se mi metto a farlo io ci metto 25 minuti. Allora, vi dico che cosa ne penso, ok? Allora, il ritorno di Carlo Ancelotti. No, Vale, lasciamo perdere il discorso economico. Parliamo un attimo di campo e parliamo di calcio. Allora, Carlo Ancelotti, il ritorno all'AC Milan. Io tante volte, come vi ho già raccontato, vi ho spiegato che il mio punto di vista qual è? È che gli allenatori si dividono in allenatori gestori e allenatori che ti fanno overperformare. Carlo Ancelotti nella sua carriera è sempre stato un allenatore di gestione, un bravissimo allenatore di gestione di campioni. Ora il Milan, esatto, bravi ragazzi, è il contesto. Luca dice: è ufficiale l'esonero? No, non credo che ufficialmente lo esonerino oggi. Probabilmente lo esonereranno dopo la partita, dopo la finale di Coppa del Re. Ciao Zebro, di cosa si parla oggi? Abbiamo appena votato perché Carlo Ancelotti è stato esonerato, ragazzi, e quindi stavamo votando un ritorno di Carlo al Milan. Lollo, finisci il discorso. Sì, adesso lo finisco. Lollo, ma se lo mettiamo come secondo e primo allenatore Conte o Allegri, e non credo che si possa fare, Samu, una roba del genere. Sentiamo Ale. Per me, senza di essere serio che prende le responsabilità, nessun allenatore può far bene. Allora, mettiamo le cose in fila nel modo corretto. Allora, oggi Carlo Ancelotti cambierebbe completamente le sorti del Milan? No. No, ragazzi, state pur tranquilli che oggi Carlo Ancelotti sulla panchina, oggi al posto dello stagista Sergio Conceição, il Milan di oggi non cambierebbe di una virgola. Forse cambierebbe l'impegno da parte di qualcuno, forse magari anche da parte nostra ci sarebbe molta meno incazzatura verso la società, perché magari vedi un progetto, che poi anche lì, progetto con Carlo Ancelotti, parliamone. Però vabbè, facciamo finta. Il problema reale del Milan ovviamente sta sempre a monte. E a monte qual è? Che tu hai Furli che prende tutte le decisioni lui, e a quanto pare anche dagli accadimenti, dopo andiamo a vedere il DS e gli ultimi aggiornamenti. Hai Furli che decide lui, e quindi già lì sei incasinato, prima cosa. Seconda cosa, sei senza un DS, quindi devi andare a prendere il DS. Terza cosa, Carlo Ancelotti, vi stavo dicendo, Ancelotti è perfetto per fare un tipo di gestione del Milan, ma se tu all'interno della squadra hai giocatori forti, giocatori che sanno fare tutto, come vi raccontavo l'altra volta. Sacribio! Ma cosa fate? Grande Varo! Rossoneri a cuore nero. Grande Varo! 306 sabbati con il mio amico Varo, tra l'altro. Ciao Varo, ciao fratello, come stai? Tutto bene? Allora, stavo dicendo, quindi Carlo Ancelotti, sì, però diciamo che non è il contesto perfetto per avere Carlo Ancelotti al massimo. Aspettate che apro, raga. C'ho un cazzo di caldo negli ultimi giorni, non so per quale motivo sono sempre in giro di maniche corte, anche se ci sono 10 gradi. Quindi ragazzi, Carlo al Milan, ho Questa paura. Cosa di Furlani che vuole l'ultima parola è una cosa assurda, Sì. sia da parte di Redbeard sia da parte di Elliott. Mai sentito nulla di così tanto controproducente. Ma anche perché, scusami Misa, adesso qua vi dico una cosa, poi... No, è solo esclamativo Prime, Pato, se volete fare il Prime è solo punto esclamativo Prime, scritto tutto attaccato. Grazie raga. Ah, gli obiettivi, non li abbiamo detti, avete ragione ragazzi. Siamo a 306 sabbati, sarebbe bello arrivare a 315, 9 sabbati riusciamo a farli, è gratis, dovete venire solo sulla piattaforma Viola e fare esclamativo Prime.
Siamo tornati a 3298 follower, sarebbe bello ritornare a 3305, insomma una roba del genere. Allora non Venite. lamentarti se poi ti prendi l'influenza faccina che ride. È vero, è vero. E poi dopo sono senza voce, non riesco a girarvi video e le live. Quindi stavo dicendo, ragazzi, no, fatemi rispondere a Misa. Raga, ma perché, cioè, allora, secondo me, ragazzi, noi dobbiamo essere bravi. Ciao Ema, grazie, benvenuto in famiglia. Noi dobbiamo essere bravi, ragazzi, a non raccontarci le cazzate, ok? Dobbiamo raccontarci la verità, o perlomeno quella che noi pensiamo sia la verità. Poi la verità in tasca non ce l'ha nessuno, e men che meno il vostro amico Lollo. Ragazzi, perché oggi Furlani, il Furli, comanda lui? Perché lui è la diretta espressione di Elliott. E Elliott chi è? È quella che ha dato i piccioli a Cardinale per comprare il Milan. Quindi è ovvio, ragazzi, è ovvio che adesso lui è lì e ha una posizione di potere e una posizione di comando in tutte quelle che sono le decisioni del Milan. Intanto siamo quasi già a 5.000 like, ragazzi. Quindi TikTok, lasciate like perché così arriviamo a 5.000. Quindi, tornando a noi, comanda il Furli? È certo che comanda il Furli, perché vuol dire che è legittimato da qualcuno per comandare, perché quello non è che si sveglia la mattina e comando io, quello comanda perché ovviamente è stato legittimato da qualcuno. Non lo sono fanni. Ok, grazie Cri, grazie. Mattia, la verità è che Furlani è stato passato da uomo Elliott a uomo Redbird. Oh, perfetto, esatto. Grazie a Elliott, stesso modulo semplice, esatto, Tia. È esattamente quello. Furlani passa da uomo Elliott a uomo Redbird, diventa l'amministratore delegato del Milan. Pietro dice: Lollo, ieri non c'ero nella live storica. Ma no, ma come ieri c'eri, Pietro? Non c'eri ieri? Lollo, perché live storica ieri? Perché abbiamo rotto tutti i record, ragazzi. Siamo arrivati live trend di livello 8 con forse 50 o 60 sabbati, una roba del genere, non lo so. Comunque abbiamo fatto il record. Aldo, ciao Super Lollo, tutto bene? Tutto bene. È successo qualcosa? Sì, hanno esonerato Carlo Ancelotti. Ovviamente non è ancora ufficiale, ma stavamo ragionando con tutta la community se potesse essere un'occasione per il Milan. Vi stavo finendo il discorso. Quindi Carlo Ancelotti, oltre a tutto quello che vi ho raccontato, io ho un grave problema, ragazzi. Che il fatto poi di avermi Carlo Ancelotti in questa situazione, in questo Milan gestito di merda di oggi, e io ho paura di bruciarmelo, perché già mi sono bruciato Ibra. Ma quello è capibile, ma sempre perché ci piace ragionare con la nostra testa. Non è controproducente a livello anche economico oltre che calcistico avere una figura del genere? Secondo me Furlani andrebbe incluso se, ma ridimensionato. Che ne so, può decidere il budget ma non come viene speso, ecco. Sì, esattamente quello che diciamo tutti, Misa. Cioè, se tu vuoi Elliott, se tu vuoi avere il tuo uomo all'interno del Milan Redbird e metti lì il Furli che deve decidere lui, va bene, cioè ci sta, ma hai messo lì i piccioli, è giusto. Sì, ma il Furli, essendo un uomo di finanza, non deve mettere becco se il Milan va a prendere un esterno destro col piede mancino. Che cazzo ne sa? È come quando, mi avete sentito dire tante volte, è come quando dite, è colpa di Uzio d'America. È colpa dell'Uzio d'America. Se il Milan non prende, ma Uzio d'America, raga, non sa manco che cazzo è fatto un pallone. Non dovete prendervela con Uzio d'America, dovete prendervela con chi Uzio d'America ha scelto da mettere lì. Ciao, benvenuti, ciao Ema. Ma Ancelotti esonerato è ufficiale? No, Lino, ufficiale no, però è stato esonerato e lo fanno praticamente allenare fino alla partita di Coppa del Re. Ciao. Per il DS ci sono notizie, adesso ovviamente inizieremo a parlare di tutto. Quindi ragazzi, in conclusione, chiudiamo il discorso su Carletto Ancelotti. Ho paura, ragazzi. Ho paura veramente che poi a farlo tornare mi va di traverso anche Carlo Ancelotti e non voglio farmelo andare di traverso. Come chi è? Uzio d'America! Ragazzi, Uzio d'America è cardinale, ovvio. Chi volete che sia Uzio d'America? Che poi ricordate, non è Uzio d'America, cioè è Uzio d'America! Cioè è proprio qua, bisogna pronunciarlo anche con l'accento corretto. Ancelotti non lo chiameranno mai e lui non tornerebbe. Sì, Alex può anche essere tranquillamente così. Vabbè, ma ovviamente stiamo parlando di ipotesi. Siamo in una live e ipotizziamo scenari, ragazzi, ovviamente. Quanto prende Ancelotti? Bello, ragazzi, sapete che non lo so. Grazie, Ari. Ma perché ho paura di bruciarmelo, ragazzi, andate a vedere quanto piglia Ancelotti. O come direbbe il mago Forest, lo zio cardinale faccina che ride a crepapelle. Esatto, vabbè, però Uzio d'America è più bello, ragazzi. Uzio d'America!
Sì, venite sul viola, ragazzi, venite, dai, che dobbiamo tornare almeno a 3300 follower, ne mancano 2, dai ragazzi, venite. E poi abbiamo le 9 sabbettine da fare, anche se ieri abbiamo fatto il record storico, però ragazzi comunque è giusto che ogni live ci si pongano degli obiettivi. Ha fatto male con il Real, figurati con il Milan. Sì, Ivan, però c'è da dire una cosa, che al Milan avrebbe obiettivi diversi, perché se vogliamo fare come Cardinale o come il Furli che arrivano e dicono vogliamo riportare il Milan nell'Olimpo delle squadre, sì, se lo vuoi dire dillo, ma non è che ci pili per il culo, lo sappiamo benissimo tutti che il Milan oggi non è minimamente ancora pronto per tornare a competere ad alti livelli, anche se, e poi iniziamo a parlare anche dei prescritti pignorati se volete, Oppure secondo lo zio me... Jerry 2. Uzio Jerry, 7 milioni e mezzo, ragazzi. 7 milioni e mezzo di euro. Secondo però 7 li piglia Conte. Oh, raga, torniamo sempre lì. Vuoi una roba di qualità e vuoi un allenatore di qualità e devi cagare i piccioli. Raga, non è che c'è tanta scelta. Lo vuoi le cose belle? Devi spendere. Ciao, Lollo. Infatti non bisogna Fabietto. prendersi trela con lo zio d'America, ma con chi gli ha venduto la società. Sì. O se vuoi partiamo anche prima, cioè anche facciamo qualche passo prima, andiamo anche a Yogurt lì e se vuoi andiamo anche a Silvio Berlusconi. Ricordo sempre a tutti che il grande presidente, che salutiamo sempre, disse lascio il Milan in mani solide, di pasta frolla. Venderesti Mike per Cragno o Svilar? Entrambi in scadenza come Maignan. Allora, Seba, ti dico una cosa Allora, partiamo da un presupposto, che io Mike non lo vendo. Io Mike me lo tengo e non lo vendo, Mike. Li rinnovo, me lo tengo e assolutamente non lo vendo. Ma se tu mi metti... no, non posso dire quella roba lì, se no TikTok... Avete capito? Se tu mi metti una sulla tempia, avete capito cosa... Non posso dirlo, perché ovviamente se no TikTok crolla istantaneamente. Se mi mettete in quella condizione lì che mi dite, Lollo, scegli tra Mike, Teo, Rafa... Reinders, Pulisic, chi mi sto dimenticando? Qualcun altro? Ale? Ancelotti lo vuole tutto il mondo, sarebbe un pazzo a venire a bruciarsi con questa società. Vero Ale, hai ragione, però la storia del Milan, la storia Ancelotti-Milan è diversa dalla storia di qualsiasi altro club. Quindi concordo con te che sarebbe assolutamente illogico da parte sua ritornare al Milan, però non lo so. Allora, quindi se mi fate quella roba lì sulla tempia e mi dite, Lollo, scegli uno da vendere, devi venderne per forza uno perché così lo vendi e vai a prendere, che cazzo ne so, il ritorno di Sandro Tonali, sto esagerando, esagero il concetto. Raga, forse quello che dico sempre è che il portiere è la cessione meno dolorosa, perché comunque tu in squadra avere un portiere fortissimo e avere un portiere medio ti fa la differenza, ovviamente, ma non è così tanta come avere un attaccante da 25 gol o avere Divock Origi, the legend, grandissimo Divock Origi, ragazzi. Io nella prossima vita, ragazzi, se mi potessi esprimere un desiderio, io chiedo a chi gestisce il fato delle vite successive a quelle che poi vivremo, chiedo di poter rinascere in Divock Origi. Io voglio guadagnare 3 milioni e mezzo di euro stando a casa spaparanzato sul letto. Chi non vorrebbe essere Divock Origi nella vita, ragazzi? Cocirio stesso, uomo dietro le quinte, che lavora tanto con Furlani, è uomo Elliott, passato a Redbird. Esatto, Tia, ma tanto lo sappiamo che è quella. Lorenzo, intanto Ale ti ha regalato come sempre i piccioli, tuttora è a 13 euro. Ah, grazie Ale. Ale, hai anche il contabile. Marcello ti fa da contabile su quanto fai di donazione. Beh, ma Ale, ragazzi, Ale è top donator storico del canale, l'ho detto anche prima. E quindi niente, raga, stavo dicendo, e quindi... Siamo tutti degli orighi mancati, Facina che ride a crepapelle. Esatto. Oh, tra l'altro, raga, c'è Tranca, ma sapete che nelle live mi piace parlare anche di altre cose. Stamattina mi è capitato su TikTok, io TikTok lo pubblico tutti i giorni su TikTok, ma diciamo che non è un social che uso particolarmente. Oggi, mentre stavo guardando, perché TikTok, dopo quello che è successo ieri, mi ha fatto un po' di shadow ban, 2 coglioni, ma frega un cazzo. Mentre apro TikTok mi esce un TikTok di uno che dice, se io andavo, avete presente la gintoneria, e dice, sì, io andavo in quel posto lì e ho speso 1,5 milioni di euro in un anno.
Io ho pensato, c'ha do cazzo, 1,5 milioni. E gli dice l'intervistatore, ma scusa, tu che lavoro fai? No, mio nonno aveva un'acciaieria, ha venduto l'acciaieria e da allora abbiamo investito i soldi. Grande Purtroppo Ale. siamo appetibili solo per allenatori che vogliono rilanciarsi o giovani. Eh sì, oggi come oggi sì, anche se tu pensa al paradosso. Ah, adesso vi finisco la storia, ragazzi. Pensa al paradosso, Ale, pensa al paradosso. Oggi il Milan è appetibile solo per allenatori giovani o che vogliono rilanciarsi. E qual è la scelta peggiore che il Milan può fare oggi? Prendere un allenatore giovane e un allenatore che vuole rilanciarsi. Guardate che è incredibile questa cosa, ragazzi. Cioè, se ci pensate è veramente incredibile. Noi siamo appetibili solo per una determinata fascia di allenatori e sono esattamente gli allenatori che al Milan non servono. Al Milan oggi ti serve uno coi contro, scusate, tappate le orecchie ai bambini, coi controcoglioni. Ti serve uno coi controcoglioni che sia un po' papà, ma che sia anche un po' cattivo. Lascia la cam così, no, ragazzi, la cam gira. Gira, cazzo, ho speso 380 euro di Cam Link Pro, porca troia, fatemelo usare, ragazzi. A Madrid vogliono la testa di Ancelotti, sì, ciao Masim, ciao fratello, ciao. Oh, ragazzi, scusate un secondo, fermi tutti, ragazzi. Abbiamo Masim. Masim, tu sei un tifoso del Barça, ok? Da sempre sei il nostro punto di riferimento per il Barcellona. Masim, senza metterti troppa responsabilità, noi confidiamo al 100% nel Barcellona. Sappi questa cosa, ragazzi. Conte o Klopp, salvo, magari. Sì, piattaforma viola, ragazzi, in diretta, Lorenzo Lolo Official. Dai, venite su Twitch, ragazzi. Così almeno torniamo a 3300, ne mancano due follower. Dai, ragazzi, venite. Ma non si può fare una rescissione unilaterale di contratto con qualsiasi scusa? Ma Dava, a che cosa ti riferisci? Scusami, fratello, mi sono menato via. A che cosa ti riferisci? Ragazzi, 5000 like, facciamo un applauso a TikTok. Grazie. Lifehouse, Lolo, sei bellissimo. Grande, fratello, ciao, benvenuto. Non lo so sul portiere, il PSG è in semifinale solo grazie a lui. Vero, però grazie Teo, grazie per i 100, fratello. Sì, ragazzi, ma no, aspettate, ragazzi, state confondendo le mie parole di prima. Se dovessi per forza scegliere di vendere qualcuno con quella roba lì puntata alla tempia, se per forza mi dite Lollo ne devi vendere uno perché se vendi quello vai a prendere Sandro Tonali e vendo il portiere. Noi adesso abbiamo cuore Bliagrana, ma Certo. visto il culo dei prescritti ho paura. Allora ragazzi, sarà una partita equilibrata. Chi prendiamo come allenatore secondo te, Lollo? Secondo me arriva Massimiliano Allegri. Lollo, ok, che è solo uno sport, ma come te la vivresti una Champions dell'Inter? Ma sì, rosico, perché ovviamente ho tutti gli amici interisti, ma ragazzi, allora io credo che la vera differenza tra quando un'altra squadra vince qualcosa è se lo merita o se non se lo merita. Cioè se l'Inter vince... L'allenatore papà Lollo è per forza anche un po' cattivo. I bravi Esatto. genitori guidano i figli al meglio delle loro possibilità, possono essere amichevoli o fermi a volte ma comunque non sono mai troppo dolci o troppo duri. Come è giusto che sia. Insomma un bravo allenatore così come un bravo papà. Esatto. Ti coccola se fai bene e ti prende A calci in culo, se razzoli male, esattamente, infatti è quello che cerco fare anch'io, magari il calcio in culo no, però è quello che cerco di fare anch'io con il mio bambino. Essere il suo miglior amico nel limite del possibile, però essere anche cattivo, tra virgolette, quando fa qualcosa di sbagliato. Sono già iniziati gli infortuni del Barcellona, non lo so, abbiamo Masim, dobbiamo crederlo direttamente a lui. No, che cosa stavo dicendo? No, stavo dicendo ragazzi che, ciao Ecuador, ciao! La discriminante tra il rosico o non rosico la fa la prestazione della squadra che vince, ok? Quando la Juve, quelle poche volte, grazie Bristol, grazie di cuore fratello, grazie per la donazione, quando la Juve, quelle poche volte che ha vinto, o anche il Milan stesso, quando vinceva, ragazzi, quando noi alzavamo le Champions League, noi eravamo i più forti di tutti. Cioè, quando il Barcellona vinceva le Champions League con Xavi, Iniesta e tutti, Puyol, figa lì, quella squadra lì era devastante. Che cazzo vuoi dirgli? Erano i più forti di tutti e si meritavano di vincere la Champions League. Io Grazie venderei Nexus. Teo, fa troppe caxxate, adesso basta. Nexus, io ti dico una cosa, che secondo me adesso Teo... grazie ragazzi, grazie. Secondo me adesso Teo con la nascita della nuova bambina, secondo me ha trovato un pochino più di serenità. Vediamo poi che cosa fare.
Come posso donarti le sabbettine? Leone, basta che fai il comando com'è, ragazzi? Esclamativo sub? Aiutatemi un attimo per fare la donazione delle sabbettine. Esclamativo sub, forse? Aspetta, forse esclamativo sub, ma non sono sicuro. Esclamativo sub, ragazzi? No, esclamativo prime, forse. Esclamativo prime è se hai il prime. Vabbè. Non lo so, esatto, eccola lì, è esclamativo prime, va bene, va bene. Cosa ne pensi di Tiago Chiaro? Dice Pietro, no, meglio di no, ragazzi, meglio di no. Ah, eccolo lì, grazie squad, grazie, allora copio... quello è l'URL, vabbè, fa niente, vado avanti, ragazzi. Sentiamo Misa. Comunque Lollo, notizia dell'ultima ora, da Yamal si è appena rotto il crociato e il malleolo sinistro, fine di una carriera. Parole di Inzaghi al riguardo: era buio, ha attraversato, non l'ho visto. Dai! Non c'erano strisce pedonali, faccina che ride a crepapelle, faccina che ride a crepapelle. Mi dissocio, ovviamente, mi dissocio, però sì, oramai dobbiamo aspettarci di tutto, ragazzi. Lollo, sei pro o contro la costruzione dal basso? Allora, pro perché ti dà delle possibilità di sviluppo della manovra, contro perché tante volte mi fa veramente cadere, anzi, venire il latte alle ginocchia, ok? Così almeno TikTok non si arrabbia. Lolo, secondo me bisogna prendere subito Ancelotti e mandare via ora con Seisao, dice Leone. Oramai la stagione credo che la facciano finire, comunque oramai fino alla fine gliela fanno fare. Esclamativo Prime, grazie ragazzi, grazie, se volete farlo supportate il canale. Comunque Origi è in giro per il mondo a insegnare come ciulare i soldi al Milan, esatto, Zebro, grande, maestro di vita, ragazzi. Divo Kojiji è un maestro di vita, ragazzi. Sentiamo Ale e poi parliamo delle altre cose. Grazie Ale. Ma se sono un allenatore in auge, vengo al Milan per un decimo di Fulano e 1000 paletti? Champions Inter? Loro sono squadra più di altri. Allora, vabbè, parliamone ragazzi. Guardate che per me non è un problema parlare dell'Inter. Pietro, Sentiamo Misa. l'unica cosa dal basso che serve al milanista medio è Cristina, faccina che ride a crepapelle, faccina che ride a crepapelle. Allora, andiamo avanti. Allora, il discorso, vi concludo il discorso della meritocrazia. Io, per quanto, è inutile che ve lo dica perché ormai mi conoscete da tanti anni, per quanto io odi l'Inter, perché io odio l'Inter, e sono fiero di dire questa cosa, per quanto io odi l'Inter, io sono sempre stato per la meritocrazia. Se una squadra è forte e se una squadra, l'Inter adesso, batte il Barcellona, all'andata là, batte il Barcellona al ritorno, va in finale e vince la Champions League perché batte in finale, chi c'è dall'altra parte ragazzi, chi andrà in finale? Di là c'è Arsenal contro... oddio, lapsus ragazzi, lapsus incredibile. Ciao, grazie Bristol. Robin Hood dei tempi moderni. Sì, esatto. PSG, grazie ragazzi. Se l'Inter va in finale, perché ovviamente sappiamo tutti che andrà in finale, tra Arsenal e PSG, va in finale col Paris Saint-Germain e vince col Paris Saint-Germain, ragazzi, che cazzo devi dirgli? Tanto di cappello. Cioè, vorrei essere io nei panni di chi tifa una squadra che va in finale di Champions League. È molto difficile, sì ragazzi, è molto difficile. Però secondo me, ragazzi, vi ripeto, io per quanto odi l'Inter, per quanto odio profondamente l'Inter, ragazzi, se vincono le due partite col Barcellona, vanno in finale e vincono anche la finale, che cazzo devi dirgli, ragazzi? Ieri ancora tocco di mano di Lautaro, sì, l'ho visto anch'io, ragazzi. L'ho visto anch'io. O comunque competitiva, bisogna dirlo, alla fine spende poco, spende più in commissioni che di cartellini. Sì, però Tia, guarda che quella roba lì dell'Inter è stata una scommessa che fino ad oggi ha pagato, voglio vedere poi in futuro se pagherà uguale. Ah, non era mano? Ah, non lo so. Ciao Birba, benvenuto, grazie Bristol anche ancora per la donazione. In realtà Ancelotti dovrebbe essere esonerato dopo il classico. Sì, certo, sì. L'Inter vince tutto. Scontato e facile. Esatto, facciamo complimenti all'Inter per la vittoria di tutto. Ale, sentiamo Ale cosa dice. Ciao, grazie, benvenuti. Ma in realtà ragazzi è già 30 e passa minuti che siamo in diretta. È 40 minuti che siamo in diretta, non è appena iniziata la trasmissione, ragazzi. Ale? Misa N1 cuore rosso. Ah, Misa numero 1, ok. Allora, io guardo le sue live quando mi annoio. Ah, ok, grazie, vi tengo compagnia, mi fa piacere. Allora, ragazzi, Donadoni. Allora, ha parlato il Donadù, in bergamasco, ovviamente.
ha parlato all'Eco di Bergamo. E attenzione, perché sapete che quando vengono dette delle cose molto interessanti mi piace riportarvele, e adesso ve le leggo. I rossoneri sono obbligati a vincere per sperare ancora in una qualificazione europea, ovviamente se non dovessimo vincere la partita di... Ma già adesso stiamo in fondo ad un tunnel, ragazzi. Però se mai nella partita contro l'Atalanta non dovessimo vincerla, ma anche soltanto pareggiarla, vabbè ragazzi, è finito a qualsiasi tipo di velleità. Che già non ci sono, preciso, però sarebbe anche matematicamente probabilmente finito tutto. Gianmario, chi lo dice, tu? Ma in che cosa, fratello? Non ho capito. Lollo, ti immagini, arriviamo quinti e a sorpresa la quinta va in Champions. Minchia, mi hai spoilerato un discorso. Comunque io non vorrei dirlo, Lollo, ma Inzaghi tempo fa in un'intervista l'aveva detto con molta sicurezza che Marotta gli aveva promesso che avrebbero fatto il triplete e che se riusciva gli faceva vincere anche il mondiale per club. Faccina che ride a crepapelle. Non dico niente. Allora, Roberto Donadoni dice: i rossoneri sono obbligati a vincere per sperare ancora in una qualificazione europea. Per la squadra di Conceição la partita contro l'Atalanta rappresenta una vera e propria svolta obbligata per risalire la classifica. Ogni altro risultato rischia ovviamente di condannarli definitivamente. Entrambi gli attaccanti... qua dice chi secondo lui può essere il giocatore fondamentale nella partita contro l'Atalanta. Entrambi gli attaccanti possono decidere la gara, ma se dovessi scegliere punterei su Lookman, quindi Lookman e Rafa Leao. Finora è stato più continuo, è fondamentale per Gasperini e lo ha già dimostrato nella gara d'andata. Leao ha avuto alti e bassi e quest'anno ha faticato parecchio a trovare continuità. Anche se, mi permetto di correggere il buon Donadù, in realtà probabilmente quest'anno è l'annata dove ha avuto più continuità Rafa Leao. Come si spiega quest'annata complicata del Milan? Dice: quest'anno attorno ai rossoneri ci sono stati troppi cambiamenti. Occhio ragazzi, occhio. Attorno ai rossoneri ci sono stati troppi cambiamenti, veramente tantissima confusione a livello societario. Questo ha inevitabilmente influito sulla squadra. Serve riflettere sui errori commessi, senza però buttare via tutto. Alcuni acquisti, infatti, hanno dimostrato il loro valore. E avete visto che anche Ancelotti dice quello che noi continuiamo a dire? È esattamente quello il discorso. Cioè tu, Ancelotti, ti sta dicendo quello che noi diciamo sempre. Il Milan è in questi casini anche per colpa della società. A proposito, domani alle 17:30 c'è la partita di campionato femminile tra Juve e Milan, esatto, con le gobbe che potrebbero conquistare il match point per lo scudetto proprio contro di noi. Esatto, speriamo di no. Brack mi dice: ciao Lolo, come stai? Ciao fratello, bene. No, non sto rosicando ieri per l'Inter. No. Ciao Ilaria! Ciao, benvenuta. Antipatia o simpatia è lecito, ma odio no. Ma Birba, ma odio... Allora ragazzi, scusate, fatemi spiegare una cosa, ragazzi. Quando io dico che odio l'Inter, ovviamente è odio sportivo, che cazzo me ne frega. Lollo, ma leggevo di Carletto Ancelotti e del suo esonero e leggevo che non c'entra la sconfitta in Champions ma la mancata partecipazione e vittoria alla Supercoppa Italia, che stando agli ultimi standard mondiali pare sia il premio più ambito dei club europei. Faccina che ride a crepapelle, faccina che... Ma scusa Mise, come faceva a partecipare alla Supercoppa italiana se allenava al Real Madrid? No, ti chiedo. Ancelotti al Milan è fattibile, Michael, ne abbiamo parlato fino adesso. Difficilissimo, ragazzi, difficilissimo. Ciao Teo, benvenuto. Comunque andiamo avanti. La chiave della partita tra Milan e Atalanta, secondo Roberto Donadoni, dice: Atalanta e Milan quindi si affrontano con due stati d'animo completamente differenti. Alla fine conterà soprattutto la prestazione. Chi riuscirà a imporre il proprio gioco potrà davvero dire di aver superato il momento difficile. Allora ragazzi, io vi ho già detto ieri una cosa e ve la ripeto perché così rimane bella chiara a tutti. L'Atalanta, la ripeto per chi non c'era ieri nella live storica, ragazzi, l'Atalanta è sempre stata la partita chiave della nostra vita, ragazzi. Antonio, io torno a mangiare pasta, patate e provo la Forza Napoli. Ciao Antonio, grande. Oh, mi raccomando, non mollate lo scudetto, Forza Napoli, mi raccomando, tenete duro fino alla fine, raga. Tenete duro, napoletani, tenete duro fino alla fine. Angelo, buongiorno Lollo e a tutti in live. Stiamo tornando e aspettando. Speriamo, Angelo, speriamo. Forza Milan sempre. L'Atalanta, vi stavo dicendo, ragazzi, quello che vi raccontavo ieri, nella nostra storia è sempre stata partita di svolta.
E potrebbe esserlo anche domenica, perché se domenica tu vinci, al di là del dove poi arriveremo non lo so, cazzo, però hai battuto l'Atalanta e magari lo fai magari giocando anche bene, non lo so, lo sapete che sono un ottimista. Magari lo fai anche giocando bene, batti l'Atalanta, risali in classifica, andate a vedere gli scontri diretti che ci sono da qua a fine stagione con tutte le squadre, anche noi ne abbiamo un paio. E raga, può succedere veramente di tutto. Nell'ottica, che ovviamente premetto io, piuttosto che andare in Conference League, io non ci vado e le perdo tutte da qua a fine stagione. No, non è vero, perché poi tifo sempre Milan, però fa niente. Nell'ottica di quello che sta succedendo ai prescritti pignorati, Pietro Bembo mi ha spoilerato un argomento che avevo già pensato di condividere con voi. E qual è? Intanto 10.000 like, ragazzi, grazie. Grazie per i 10.000 like. Ragazzi, siamo quasi in 700. Porca troia, 700 qualcuno di voi che viene sulla piattaforma viola, per piacere. Mancano 9 sabbettine e 3 follower. Venite per piacere sulla piattaforma viola, è gratis, non costa niente. Allora, è il compleanno di Genevieve? Ciao Lolo, oggi è il mio compleanno! Grande ragazzi, facciamo un applauso! Tanti auguri Genevieve, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, happy birthday to you. Speriamo che il Milan ti porti un bel risultato. Forza Padova, dice Davide. Allora, raga, avendo i prescritti pignorati, avendo battuto... avete già capito, bravi. Lolo, che ti devo dire? Vai. Parole di Fiorentino Perez, presidente dei Blancos. È stata dura digerire il Milan che è nono in classifica, vincere la Supercoppa Italia. Capisco perdere la Champions, ma la Supercoppa ancora brucia. Non è giusto che non abbiamo potuto giocare anche noi con il Milan che è super forte e ha vinto la coppa più importante dell'anno, l'ha detto lui veramente. Ok, secondo me la nostra dirigenza la vive così davvero, sì, esatto, sono illusi che sia la cosa più importante. Beh, ascoltare le parole di Mai Una Gioia Stadioni, ti dice sì però abbiamo vinto, non dirlo più Stadioni, non dirla più quella roba lì che fa incazzare i tifosi del Milan. Vabbè, allora, nell'ottica della vittoria dei prescritti pignorati di ieri, nel caso, anche, e ci auguriamo ovviamente che succede, nel caso la Lazio dovesse fare il risultato e passare il turno, nel caso in cui la Viola dovesse la Lazio o la Roma? Oddio, lapsus, ragazzi, vabbè, dovessero passare e fare punteggio nel ranking, potrebbe aprirsi uno scenario incredibile. Esatto, ragazzi. E lo scenario incredibile potrebbe essere quello che ad andare in Champions League non sarebbero 4 squadre, ma andare in Champions League sarebbero 5 squadre in Serie A. E andiamo a vedere la classifica della Serie A. Dipende se lo permette Marotta, non lo so se lo permette Marotta, ragazzi, non so se lo permette. La classifica di Serie A in questo momento, grazie raga, la classifica di Serie A in questo momento recita al quinto posto il Bologna, e il Bologna, che tra l'altro ha una classifica, ha una finale di stagione tremendo, il Bologna è a 57 punti, il Milan in questo momento è a 51 punti. Tra l'altro col Bologna ci devi pure giocare. Tra l'altro con Lazio che è davanti a noi ci devi pure giocare. Ok? Quindi non sappiamo. La Lazio col Bodo, c'hai ragione, è vero, Lazio col Bodo. Quindi non so, e ci auguriamo tutti e preghiamo il Sanculino, anzi mettiamo un Sanculino, ragazzi, mettiamo un Sanculino per la Lazio e per la Fiorentina. Ok, mettiamo un Sanculino per loro. Preghiamo tutti, grazie a Sanculino qua, vedete qua, TikTok è qua e invece YouTube e Twitch è qua. Preghiamo tutti il Sanculino che questa sera a Lazio vada bene e la Viola vada bene, la Viola di Omisso vadano bene, perché potrebbero aprirsi anche la Roma. Sì, certo, la Roma, scusa ragazzi, Giulia, la Roma, raga, sto facendo confusione. Anche la Roma? Ciao. Vi immaginate lo stagista vince la Coppa Italia e arriva quinto? Voglio vedere poi cosa fanno. Ma ti immagini Maggiore?
Ma vi immaginate, ragazzi, che passiamo il turno con i prescritti pignorati, arriviamo in finale contro il Bologna. Esatto, e vinciamo la Coppa Italia e andiamo in Champions League. E a quel punto che cosa fai? E poi è un bel casino. Poi è veramente un bel casino, ragazzi. Un bel casino. Ciao, benvenuti. Contro la Lazio si ha giocato già 2-2 a Roma e 1-2 al ritorno. C'è Inter-Bologna. Sì, no, certo, c'è anche quello. È bello sognare, sì, ma Rosa, sai che siamo degli inguaribili ottimisti, ragazzi. Ma infatti, Gio, la Roma è già uscita. Ragazzi, dovete mettervi d'accordo, che già io sono un cazzo di casinista. Però se mi scrivete, io faccio casino, ragazzi. Solo Lazio e Fiorentina, no Roma? Ah, ok, Mauro, quindi allora mi ricordavo bene. Grazie Leonardo, grazie per la donazione. Ma raga, ma chi è che si è fatto l'account Lorenzo Lollo? Occhio perché poi YouTube ti rompe le palle, se c'hai l'account uguale ai canali, Occhio, io te lo dico per te, Occhio. Anche la Roma che è sopra di noi dobbiamo giocarci ancora. Ah, quello intendevi, Giulia. Ah, ok, non avevo capito. Ah, ok. Quindi parlavi della partita di campionato. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, e qua sentiamo Misa e poi entriamo nel discorso. Comunque, ragazzi, è facile prendersela con l'Inter e con Marotta, ma io vorrei vedere voi al suo posto. Sapete cosa vuol dire guadagnare i milioni all'anno e vivere comunque in un bilocale ad Appiano Gentile e guidare una Panda del 2000 mezza scassata? Con tutte le uscite probabilmente, o forse no illecite di Marotta. O forse no illecite di Marotta non è facile, bisogna portare rispetto, esatto. Sempre massimo rispetto per tutti. La Roma è uscita con l'Atletico, infatti ragazzi, infatti. Allora, attenzione, perché notizia di questa mattina, l'AC Milan, scusate, noi, non a Ilaria, Lollo, questo turno di campionato il Napoli al Monza, l'Inter invece al Bologna. Ieri sera contro mezzo Bayern hanno fatto fatica e se vogliamo parlare hanno fatto un gol con le mani. Però tanti dicono che vinceranno tutto per ripagare i debiti che hanno. E più andiamo avanti e più ho paura che davvero sarà così. Complimenti agli ingiocabili per il triplete. Esatto, Ilaria, facciamo i complimenti agli ingiocabili per aver già vinto tutto. Allora, scusate, attenzione. Nell'AC Milan noi non sappiamo come sarà strutturata la stagione l'anno prossimo. Nell'AC Milan non sappiamo chi sarà il DS del Milan l'anno prossimo. Nel Milan non sappiamo chi sarà l'allenatore dell'anno prossimo. Nel Milan non sappiamo chi farà mercato dell'anno prossimo. Del Milan non sappiamo assolutamente nulla, ma questa mattina esce una notizia. E la notizia è questa. Raga, mi raccomando. La notizia è questa. Ciao Detoxino! Niente. Non si sente il tuo audio. L'ho tolto io? No, non l'ho tolto. C'è. Ciao Lollo, io mi sto preparando i popcorn al burro. Grande, buonissimi. Tra l'altro, anche a me piacciono un sacco. Non sappiamo ancora nulla. Grazie Gio, grazie per la donazione. Non sappiamo ancora nulla, ma questa mattina esce questa notizia. Milan. Obiettivo. Il vero obiettivo è Kean. Ecco le cifre. Come riportato da Mediaset, il Milan pensa a Kean per rinforzare l'attacco. È un profilo che piace molto ad Allegri, però costa 30-35 milioni. L'attaccante della nazionale sembra il bomber ideale per ripartire. Nessuno tra gli attaccanti presenti e nessuno è sicuro di restare. Jovic difficile che resti. Per Abraham bisogna trattare con la Roma. Gimenez non è più intoccabile. Per poco meno di 35 milioni potrebbe ripartire o magari restare e fare il vice. Ora, io sapete che ho sempre massimo rispetto per tutti. Ciao milanista, siete però un po' degli illusi con questa storia che devono sparire perché non succederà. Giuse, non ho capito. Ragazzi, sapete che io ho sempre rispetto per tutti. Scrive notizie, non so, magari chi l'ha scritta Sport Mediaset avrà i suoi informatori che gli hanno dato le notizie. Ma capite che è incredibilmente surreale questa cosa? Cioè non sappiamo chi è il DS, non sappiamo chi sarà l'allenatore, non sappiamo nulla, ma sappiamo che il Milan sta per comprare Kean. Perché è il preferito di Allegri.
Ma se non sappiamo neanche se Allegri diventerà l'allenatore del Milan, ragazzi. Cosa ne pensi di Kean? Raga, cosa ne penso di Kean? Kean è un buon giocatore, sì, ma ho appena speso 30 milioni per Santino Gimenez, ragazzi. Ma va, ragazzi. Commisso sparerà 45 per Kean. Tra l'altro, scusa, Tia, ma l'hanno comprato? Dagli scoloriti l'hanno comprato? Sì. Beh, ma Dopo perché... Piontek, CDK e Jimenez, costati 35 milioni cada uno, non mi fido più nello spendere certe cifre. No, Jacopo, Santino Gimenez è costato 29, non è costato 35, perché se fosse costato 35, la maledizione dei 35 milioni di euro, che ovviamente è un furlano e fate il conto, ci avrei pensato anch'io. Invece no, togliamo il sanculino, ragazzi, ok? Allora, Ken sì o Ken no? Non lo so, voi? Community, dai, votiamo. Moise Ken, ragazzi, sì oppure no? Scatenatevi al 3, al netto dei 35 milioni di euro, tutte le solite cagate. Però proviamo a ragionarci. Ken sì oppure no? Il mio 3, 1, 2, 3, via. Samu sì. Ema sì. Quello che c'ha l'account con il mio nickname sì. Dario no. Detoxino no. È un furlano e 3/4. Grazie Elia che hai fatto il conto. Non renderebbe al Milan. Mendos. No, ma lascia perdere quello. Kean ha già l'intesa con Leao, vero? Sono amici. Giulia no. Mauro sì. Briston sì. Tia sì. Arianna no. Un altro rapper come Leao dice Mendos no. Gaetano no. Zebro no. Aldo sì. Ragazzi, è un bel argomento. Comunque questo mai più di spese di oltre 25 milioni per un singolo giocatore. E invece, Jacopo, ti dico una cosa. Per me sì, mi piace. Kevin dice di sì. Con Leao ci troviamo due lavativi al posto di uno. E quella è la mia paura, Misa. La mia paura è... Allora, poi dopo rispondo a Jacopo, ragazzi. La mia paura è che noi oggi, di giocatori che pensano ad altro, noi ne abbiamo già qualcuno, anzi direi più di uno, che pensano ad altro. E Moise Kean, per quanto sia un buon giocatore, e sicuramente non lo metto in dubbio, ho sempre tanta paura... Ciao Milanisti di Scampia, ciao! Ho sempre tanta paura che arrivi e inizi un po' a farsi i cazzi suoi. E noi di giocatori che si fanno i cazzi suoi ne abbiamo già troppi. Abbiamo bisogno di giocatori che siano concentrati sul campo e sul calcio. Però quest'anno sta facendo bene. No, ma certo, ragazzi. Ma non sto dicendo nulla. Vi sto semplicemente dicendo che abbiamo bisogno di giocatori... Sì, mi farebbe piacere perché è italiano. Quello sì, ragazzi. Quello sì. Come vi ho detto sempre, abbiamo bisogno anche per le liste di avere dei giocatori italiani, ovviamente. Però non lo so, ragazzi, non lo so. Non è che mi convinca tanto Moise Kean. Ma hanno esonerato Ancelotti? Sì, non è ancora ufficiale. Chi è che lo scrive? Il decano. Decano non è ancora ufficiale, ovviamente, ma pare oramai che sia cosa fatta. Lollo, che cos'è questa cam? È l'altra cam, ragazzi. Devo comprare la cam nuova, non c'ho di spendere 1.000 euro per comprare la cam, raga. Fin quando adesso va bene questa. Quando poi avrò dei soldi da buttare via, spendo 1.000 euro per comprare la cam nuova. Adesso fatevi andare bene questa, chi se ne frega, ragazzi. A maggio tutti in piazza a festeggiare lo scudetto del bilancio, dice Milanista di Scampia. Che circo che siamo diventati. Purtroppo sì. Ancelotti, Aura Jacket, non lo so. Allora, andiamo avanti, ragazzi, con le altre notizie. Che ore sono? Trovo che sono già le 18. Devo andare veloce, ragazzi. Allora, due belle notizie, ragazzi. Le belle notizie sono queste. Sentiamo, Misa. Lollo sicuro come loro. Se il Milan comprasse Kean, a Nuova Scena 3 ci troviamo noi a flexare con fibra e rose faccina che ride a crepapelle. Aperta parentesi, ragazzi. Ho guardato Nuova Scena, che mi avete detto, Lollo, devi guardare Nuova Scena. E l'ho guardato, ragazzi. Ci sono dentro un paio di artisti, ho guardato le prime 3 puntate. Ci sono dentro un paio di rapper che mi piacciono, ragazzi. C'è quello che c'ha il tatuaggio qua, mi piace un sacco. E mi piaceva anche la tipa con la coi rasta. Wait. Hai detto Milanista di Scampia? Sì, c'è Milanista di Scampia qua. Ti salutano, Milanista di Scampia. Tutto lì. Poi... Come lo... Certo, ragazzi, che è sempre... ma raga, ma è la stessa scena. Levategli il vino. Raga, è sempre lo stesso studio dove sono. Sono in diretta, ragazzi. È ovvio che è lo stesso studio. È stato che voi qua lo vedete dritto e invece qua mi vedete di traverso come mi vedete nei video tutti i giorni. Ah, ok.
Lollo, sono Gedeon, grande. Quel l'acconto è di mia mamma. Ah, l'account. Ah, ok. Ah, non lo sapevo. Ah, ok. E vabbè, ma Genevieve, oramai ti chiamiamo Genevieve. Oramai per la community sei diventato Genevieve. Non è finto lo sfondo, ragazzi. Smettetela con questa cagata. Allora, ho una bella notizia da darvi. Come riportato da Sky 8 minuti fa, Mike Maignan e Jimenez rientreranno in campo tra domani, la venerdì. seconda serie non è male. Ha vinto un socio del muretto di Milano, cuore rosso, big up, ma la prima stagione pessima. Speriamo alzino il livello ancora l'anno prossimo perché comunque molti facevano un po' pena. Sì, ma poi soprattutto quando poi vuoi fare le sfide, cioè se non è devi saperle fare, come dico sempre in generale nella vita. Quindi che ne pensi di Nox? Nox si chiama? No, quello col tatuaggio qua si chiama Nox, ragazzi. Bravo, mi è piaciuto fin da subito. Stavo dicendo, ragazzi, allora Mike, Jimenez rientreranno in gruppo, e qua mi viene da ridere perché la notizia è tra domani, venerdì o sabato, grazie al cazzo, lo sapevamo. Ma nell'altra semifinale chi passa? L'Arsenal ha una bella squadretta. Allora, ragazzi, vi dico perché passa l'Inter col Barcellona. Adesso c'è qualche tifoso del Barcellona che si incazzerà. Allora, il Barcellona fitta. No, scusate, devo cambiare cam per dire questa cosa. Il Barcellona, ragazzi, fitta perfettamente in negativo con quelli che sono i pregi dell'Inter. Mi spiego meglio. Il Barcellona è una squadra forte, ma ha alcuni problemi che sono esattamente la forza dell'Inter, ed è per quello che l'Inter passerà col Barcellona. Perché il Barcellona è davanti a una squadra incredibile, ma dietro è una squadra molto disattenta, è una squadra che ti lascia spazio, è una squadra che ti lascia tante occasioni. E purtroppo l'Inter, purtroppo per noi tifosi del Milan, purtroppo l'Inter è fortissima a sfruttare le mezze occasioni, non l'occasione intera. Quindi se tu, Barcellona, a Barcellona, fai la partita che hai fatto contro il Borussia Dortmund, con l'Inter vai a casa con 0-3. Anzi no, facciamo che magari 2 gol li fai, vai a casa con 2-3 per l'Inter. Perché Lautaro Martinez, il gol che ha sbagliato con la chiavica di Guirassy a Barcellona, Lautarchio non li sbaglia mica. No, raga, vedrete. Ma il Barcellona è forte, raga, ma non sanno difendere. Non sanno difendere, ragazzi. Quindi il Barcellona è tipo noi con un arsenale offensivo più forte. Grandi. Ragazzi, fermi tutti. Fermi tutti, ragazzi. È arrivato il momento di fare una cosa fortissima. È arrivato il momento di fare e dire una cosa fortissima. È arrivato anche per Malosimo. Ciao Simo! Amala, pazza Inter Amala. Avete tutti gufato ma Company è andato a casa con la coda tra le gambe. Amala, pazza Inter Amala, cuore azzurro, cuore nero, adesso tocca al Barça e poi triplete. Ma scusa Simo, ma oggi dovevi essere un tifoso del Brescia, cioè oggi dovevi cambiare. Hai fatto ieri l'interista, oggi dovevi cambiare, dovevi fare un'altra squadra. No, adesso... No, raga, vi devo dire una roba fortissima. Max è quello con i capelli biondi di Aosta. Ah, no, allora forse non sono ancora arrivato lì. Fermi, raga, vi devo dire una roba fortissima. Pronti? Gigio Donnarumma. Se mai dovesse succedere che andrà in finale con i prescritti pignoratti, potresti farti perdonare da tutto il popolo milanista e tutto l'odio che ti abbiamo riversato potrebbe tornare ad essere amore.
Ma per farlo devi fare una cosa. Devi andare in finale con il tuo Paris Saint-Germain. Riempirti i guanti di tutti i tuoi dollari e fare delle mani giganti, grosse così. E quando sarà il momento, quando Lautaro Martinez sarà all'88esimo della finale di Champions League, si troverà davanti alla porta per fare l'1-1, ti dovrai buttare e dovrai salvare il risultato. Paris Saint-Germain, campione d'Europa. Inter 0, Paris Saint-Germain 1. I tifosi del Milan inneggiano, tornano ad inneggiare a Gigio Donnarumma. Impossibile? Non lo so. Fattibile? Non lo so. Ma se il destino ci vuole ripagare della sofferenza che abbiamo patito quando il Donnarumma è andato al Paris Saint-Germain, due coglioni quadrissimi così, il destino ci deve ripagare. E andrà così? Il destino ci deve ripagare. Si scansa, più interista di Prisco, Berti e Zanetti. Allora, Simo ha scritto: mio padre mi ha fatto una testa tanta ieri sera, interista maledetto. Grande Simo. Jacopo, ma ti pare che andrà così? Piuttosto quello stronzo si scansa, più interista di Prisco, Berti e Zanetti. E invece no, Jacopo. E invece no, perché Gigio la parerà quella palla. All'88esimo, PSG 1, gol di Dembélé, finale 88esimo. Parlando seriamente, si farebbe perdonare se fermasse i Topolini? Certo. Allora, raga, l'unico modo per far tornare a farmelo star simpatico è se gliela alza in faccia. Ma no, la vince lui. Che cazzo me ne frega a me che la vince lui? L'importante è che non la vincono i pignorati, ragazzi. Però farebbe riderissimo. Cioè, se perdono una finale, con il Paris Saint-Germain che vince la Coppa, Paris Saint-Germain che vince la Coppa che non ha mai vinto, la vince nell'anno in cui vanno i pignorati in finale, ragazzi, sarebbe bellissimo. Meglio ancora con autogol di Acerbi. In compenso 100 milioni e più milioni di servizi e consulenze. Non ho capito di cosa state parlando, ragazzi. Siamo campioni del fatturato, ma la squadra che investe meno fra le big in percentuali sul suo fatturato. Questo Furlani non ce lo dice. Non lo so, Preferisco comunque l'Arsenal. Ah no, invece. Ma raga, ma è per il meme. Ma che cazzo me ne frega a me se vince il Paris Saint-Germain? Era per fare il meme, ragazzi. Ma era per farci due risate. Che cazzo me ne frega a me del Paris Saint-Germain? Ma per me potrebbero anche non vincere. Non lo so, raga. Allora, vi dico oggi come la penso, che l'Inter passa con il Barcellona. Non riesce a vincere il Barcellona, ragazzi. Sono troppo disattenti a livello difensivo. Secondo me l'Inter li punisce. L'Inter va in finale e non lo so chi preferirei. Io non lo posso perdonare, Lollo. Per me Gigione era come per te Tonali. Minchia. Quando se n'è andato mi ha ferito peggio della ex che mi ha messo le corna. Gigione mi ha ferito davvero. Anche a me, raga, anche a me quando è andato via. Poi tra l'altro chi già allora mi seguiva sul canale YouTube, vi ricorderete che io fino all'ultimo continuavo a dirvi: ma no, ma vedrete che rinnova, vedrete che rinnova. Oh cazzo, invece ha rinnovato. Detto Xino? Riempiti le mani dei tuoi dollari mai spezzato K. Vero. No, però se tutti i dollari li mette nelle mani, avete capito il perché dei dollari nelle mani? Perché gli viene la mano gigante per prenderla. Non riesco a capire se stai dicendo davvero o stai gufando. So, Mendos. So. Lollo, ascolta qui. Vai. Inter 0 PSG, un gol di Milan, Skriniar riparata al 97esimo di Gigione su Coa. Orgasmo puro. Ma vi immaginate? Finché che perdono con gol di Skriniar di testa all'89esimo. Rido per 10 giorni, ragazzi. Rido per 10 giorni. No, ma stai gufando, non lo so. Non lo so, raga, non lo so. Vediamo un po' che cosa succederà. No, lo penso se perdono una coppa e di conseguenza le perdono tutte. Potrebbe essere. Ciao Giuliano, ciao, benvenuti. Lolo, cos'era la storia della gintoneria? Ah sì, bravi, stavo raccontando la storia della gintoneria. Allora, vedo questo TikTok in cui c'è sto tipo che dice:
No, faccio un riepilogo per chi non c'era prima. Stavamo parlando di Divock Gigi e mi è venuto in mente sta cagata della gintoneria. E praticamente c'è questo qua che parla e dice io Pensate i nati dopo come si incazzerebbero, diventerebbero più blasfemi di Germano, faccina che ride a crepapelle. Assolutamente, assolutamente. Allora, aspetta, finisco la storia della gintoneria. E praticamente questo qua parla e dice sì, perché io ero nella gintoneria, tra l'altro confermando tutto quello, non entro nelle questioni, ci mancherebbe, vabbè, confermando che faceva tutto quello che tutti pensiamo si faceva in quel posto lì, che tra l'altro era quello che si fa in tutti i locali di Milano, cioè non è che cambia qualcosa. Aspetta Simo che adesso ti vengo a leggere. Gli dice ma tu quanto hai speso in quel posto? Lui fa ho speso 1,5 milioni di euro in un anno. E quello lì dice, il visitatore gli dice ma scusami, ma com'è possibile che hai speso 1,5 milioni di euro? E quello gli dice no, perché mio nonno, cioè raga, io divento matto che c'è gente che veramente ha avuto questa fortuna nella vita. Mio nonno, lui dice, mio nonno aveva un'acciaieria, ok? Prima della guerra o dopo la guerra, non mi ricordo, che credo prima. No, dopo, perché forse hanno guadagnato i soldi facendo... Vabbè, non fa niente. Hanno venduto l'acciaieria e tutti i soldi... Grazie Nexus, adesso ti arrivo a rispondere anche a te. Tutti i soldi che abbiamo guadagnato, mio nonno, tutti i soldi che ha guadagnato con l'acciaieria li abbiamo messi, abbiamo fatto degli investimenti. Gli investimenti hanno decuplicato i soldi che abbiamo fatto e quindi praticamente questo qua, ragazzi, io invidio tantissimo queste persone. Cioè questo, né lui né il padre nella vita non hanno mai lavorato un singolo giorno della loro vita, perché il nonno 50 anni prima ha fatto i miliardi in euro, in lira all'epoca, e poi sono diventati miliardi in euro, e questi praticamente non hanno mai lavorato, e lui diceva che lui nella vita non fa niente. Se non spendere 1,5 milioni di euro alla gintoneria. Vabbè, scusate, niente, mi faceva ridere, ragazzi. Lolo, magari nella chat c'è qualcuno che è milionario. Se c'è qualcuno che è milionario, ricordo sempre a tutti, ragazzi, che si possono fare le sabbettine e il vostro amico Lolo ha 100.000 euro insieme di le due squadre. È più forte e solida l'Arsenal o il PSG? Allora, Detoxino, fammi andare in fila. Nexus dice, no aspettate, prima c'era Simo, che dice, finale Barcellona-Arsenal, vi siete già dimenticati che l'Arsenal ha vinto sia andata che ritorno con il Real Madrid, mica hanno vinto con l'Empoli. Vediamo, speriamo, Simo. Nexus, e se invece para al rigore al 97 c'è la Noglu? Mutande croccantissime, Nexus. Sono le 18:10, no raga, è già ora di andare via, che palle, devo andare a prendere il bambino, tanto che stasera Claudio non c'è. Analizziamo insieme le due squadre. È più forte e solida l'Arsenal o il Paris Saint-Germain? Allora, di talento, secondo me, ha più talento il Paris Saint-Germain. L'Arsenal, secondo me, è più squadra. Secondo me l'Arsenal oggi è più squadra. A screen non è più il Paris Saint-Germain, ma è il Fenerbahce. Ah, non lo sapevo, che niente. Quindi la premonizione sul coso non si può fare. Lolo, Mancelotti ritorna, non credo. Raga, è loro anno. L'Arsenal? Ah, ok. Quest'anno il PSG gioca alla grande, speriamo allora che li batte. Se Zizzo batte l'Inter, gli do il C, dice Iasigno. Era scritto Cacanoglu. No, vediamo le notizie dell'ultimo minuto, raga, prima di andare. Lollo, mi rallegri un casino la giornata. Grazie, raga, vabbè, ma facciamo sparare in due cagate, se no che due coglioni, ragazzi. Sempre a fare i seri, che palle. Almeno ci divertiamo un po', diciamo un po' di stupidate. Allora, andiamo in ordine delle ultime notizie. Matteo Moretto, l'intenzione del Milan sarebbe quella di ripartire da Rafa Leao, vabbè, evidentemente. Come punto fermo e cardine del nuovo ciclo. Per il Milan Leao è un patrimonio importante, a meno di offerte veramente importanti che superano comunque se girano intorno agli 80 milioni di euro, Leao non si muove da Milano. Non credo che il Milan venda Rafa Leao, sinceramente, ragazzi. Non credo proprio che il Milan venda Rafa Leao. Il Milan è saltato, non lo so dove hai letto questa notizia, ma le notizie dell'ultimo secondo non dicono niente. Quindi a meno che la notizia sia meno di 10 secondi fa, non credo proprio. Moise che era entrato nel mirino del Milan. L'impressione è che Pepe Di Stefano dice: l'impressione mia è che Maignan e Gimenez ci saranno disponibili per il match contro l'Atalanta, perché basta unirsi al gruppo domani, vuol dire che faranno 2 allenamenti con la squadra. Secondo me Gimenez non giocherà dall'inizio in qualsiasi caso. Vediamo poi che cosa succeda. Stacca su YouTube e su TikTok e vengono tutti su Twitch. Vabbè, ma raga, ma ieri abbiamo fatto un record storico. Vabbè, oggi ci sta, che oggi siamo un po' più scarichi rispetto a ieri. Abbiamo fatto veramente i record di tutto, ragazzi.
Mimmo mi dice: LOL, è stato veramente esonerato Carlo Ancelotti? Sì, ragazzi, sì, è stato esonerato, non è ancora ufficiale, ma giocherà l'ultima partita il 26 aprile contro Coppa del Re. Se il PSG gioca come ha fatto l'andata contro il Liverpool, è forte forte. Vinta all'88esimo minuto Zai Emery come Rodri 2 anni fa. Mamma, pensate che bello, ragazzi. Grande Samu, grazie. Sì, prima ho visto che prima eravamo quasi in 800, eravamo su tutte le piattaforme. E io ho il numero generale di tutte le piattaforme. Allora, no, raga, devo andare, 18:15, devo andare a prendere il bambino. Raga, vi devo salutare perché sono le 18:15, devo andare a prendere il bambino, che tra l'altro Claudio manco c'è stasera. E quindi sono da solo col bambino. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, metto l'outro. E niente, vi lascio con Boys Are Back in Town. Oggi ovviamente il codice funziona, ragazzi, perché ovviamente abbiamo fatto solo sabbettine di rinnovo. Allora, Boys Are Back in Town, eccola qua. Ciao a tutti, raga, grazie di cuore, un bacio, un abbraccio, ci vediamo domani 14:30 su YouTube e ci vediamo come sempre in diretta dalle 17 alle 18:15. Grazie Nexus. Ciao, benvenuto, grazie raga, no, benvenuti no perché sto andando, ragazzi. Esclamativo sigla, grazie Toxino. Grazie, ciao a tutti. No, raga, devo andare a prendere il bambino, non posso rimanere qua. Ciao Aldo, ciao. Ciao Fablen, ciao. Esatto, Ari, complimenti all'Inter per il triplete. Ciao Ila. A domani, ciao. Grazie moderatori, ragazzi, grazie. Sold out contro l'Atalanta, ragazzi. Eddie, abbiamo appena finito, Eddie. Alle 17 iniziamo. Ti aspetto domani. Grazie Toxino, grazie di cuore a tutti, ragazzi. E like, lasciate like prima di chiudere. Come c'è con la banda Fratellis, fuori tutto la mano a brandelli, ma poi fai come Marti, non puoi più No, non posso, sono col bambino, ragazzi, non posso fare le live reaction delle partite. Ma poi le fanno tutti, che palle, non mi piace fare quello che fanno tutti. Ma se non sai di che parlo, come senti chi parla, la storia è infinita e non puoi più fermarla. Perché come i Blues Brothers non puoi dire addio, non siamo in missione per conto di Dio. Ciao, grazie, ciao raga. Ciao a tutti raga, a domani, bella, ciao, Forza Milan, ne vado via il Q l'Inter, ciao.